Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda la situazione Lukaku, resta in Belgio, non torna a Castelvolturno, Napoli che attuerà la linea dura, Conte, ADL e Manna sono sulla stessa linea, facciamo il punto della situazione insieme passando per il mercato con questi nomi che vengono accostati a Napoli che potrebbero sì infiammare la piazza, ma attenzione a chi cediamo e non mandiamo calciatori che poi sono in rosa a Napoli a rinforzare le altre in Italia. Ma ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Vi chiedo scusa per la voce ma sono ancora con l'influenza da un bel po' di giorni, ecco perché non ho caricato alcun contenuto negli ultimi giorni appunto, ma ci arriviamo oggi, stiamo un tantino meglio anche se non sono al 100% ripreso. Detto questo, Lukaku decide di restare in Belgio almeno per i prossimi 15 giorni, questo è quello che si legge, anche se il Napoli è in contatto con il suo procuratore e a quanto sappiamo non c'è stata una telefonata a Lukaku Conte, Lukaku De Laurentiis, Lukaku Manna, ma parla solo attraverso il suo procuratore e sfoghi social che io non condivido per niente al mondo per il semplice fatto che tu sei un dipendente del Napoli, vieni pagato e ogni decisione deve passare comunque da una chiacchiera fatta prima con la società. Vuoi restare in Belgio? Ti fidi più della situazione in Belgio per quanto riguarda il recupero? Noi la domanda ce la siamo fatta nell'uno degli ultimi contenuti caricati, magari si fida più dello staff medico in Belgio che del Napoli. Diciamo che poi dopo giorni abbiamo la situazione molto più chiara, la domanda che ci siamo fatti lecita 3-4 giorni fa torna assolutamente anche oggi perché Lukaku resta in Belgio e non tornerà a Castelvolturno, quindi bisogna sempre vedere il perché sei rimasto in Belgio, anche se non condivido assolutamente il come si arriva alla scelta, perché devi avvisare il Napoli, ne devi parlare con il Napoli senza questi sfoghi social che poi vanno solo ad alimentare il caso che non c'era ma che è diventato un caso, perché se poi ti esponi solo a livello social, fai sapere la situazione perché e per come, ha fatto una risonanza, c'è ancora un'infiammazione, ha mandato un certificato medico, eccetera, eccetera, e allora non fai altro che alimentare le chiacchiere che possono essere poi travisate anche da giornalisti e giornali che ci sguazzano in queste notizie. Detto questo, si fa sentire solamente tramite il suo procuratore, tanto è vero che fino a ieri sera il Napoli è stato in contatto con l'agente di Lukaku, Federico Pastorello, è rimasto in contatto costante con il DS Man sin dalla metà della scorsa settimana, quando Romelo ha deciso autonomamente di restare in Belgio per seguire un percorso atletico utile e migliorare la sua condizione fisica, dopo la scelta di non partire con la nazionale per gli impegni delle amichevoli con USA e Messico, due dei paesi ospitanti del prossimo mondiale. Grande obiettivo di Lukaku, i contatti sono andati avanti fino a sera. Lukaku ha deciso che non tornerà a Napoli dal Belgio e non si presenterà a Castelvolturno. Sbagliatissimo, e se il Napoli dovesse attuare una linea dura che possa essere una multa più il fuori rosa oppure solo il fuori rosa, ma devi tornare a Napoli nelle prossime 24 ore perché ti alleni qua, ti curi qua, sei stipendiato qua, io sono totalmente d'accordo e con la società, ma non è una situazione di mettersi con la società o mettersi con Lukaku, è una situazione che il Napoli deve assolutamente gestire alla stessa maniera che con la quale comunque ha gestito anche situazioni in passato, perché la legge è uguale per tutti nello spogliatoio, uno spogliatoio che, a parte comunque la situazione post Bologna che veniva poi da risultati in campo, calciatori che avevano fatto qualche richiesta al mister, solo lì c'è stato un mezzo scossone, poi è stato sempre molto ma molto solido nella gestione Conte, e con questo non sto dicendo che Lukaku è la pietra dello scandalo, colui che va a rompere lo spogliatoio, assolutamente no. Può darsi che emotivamente stia un tantino male per quanto riguarda l'infortunio che ha subito, noi possiamo capire e dobbiamo capire tante cose, però non è giusto
agire in questo modo nei confronti della società che poi ti paga profumatamente e puntualmente tutti i mesi per quanto riguarda lo stipendio, anche se sei infortunato. Poi che ti vuoi esporre o vuoi, diciamo, far sapere come stai tramite solo il tuo procuratore, a me nemmeno sta bene. Nemmeno sta bene. Alzi il telefono, chiami Conte che a quanto diciamo negli anni avete detto e diciamo messo comunque alla luce del giorno il rapporto è come un padre, non è come un padre, questo e quell'altro. E allora arriviamo ad oggi che dico, manca anche un tantino di rispetto nei confronti di Antonio Conte, al di là del Napoli che gioca, non gioca, gli XG, il campo, dobbiamo tirare di più, eccetera, eccetera. Qui non c'entra più il pallone e il calcio giocato e i risultati, ma c'entra la gestione umana di un gruppo e di un calciatore che molto probabilmente sta diciamo maluccio dal punto di vista mentale in primis, per poi arrivare alla situazione fisica. C'è un'infiammazione, ha fatto una risonanza magnetica. Io vi posso solo dire e concludo, vivo in Olanda da 20 anni e tra Olanda e Belgio diciamo non varia tanto la situazione dal punto di vista medico. Io ho fatto 20 anni in Italia e 20 anni qui. Posso anche dire la mia dal punto di vista, diciamo, dell'assistenza medica, che non credo sia, diciamo, il giorno e la notte, a differenza dell'Italia, cioè non è che l'Italia sia la notte e qui ci sia il giorno, quindi non penso che sia tutta una situazione medica, sì un fattore di fiducia nelle persone che ti circondano magari, ma dal punto di vista di metodologia e risolvere i problemi, io per esperienza personale mi fiderei più, diciamo, in Italia che qui. Poi a Lukaku le scelte. Detto questo, il mercato con questi nomi che circolano, ovviamente tutti i calciatori che vanno in scadenza a giugno, il Napoli è alla finestra. C'è stato Salah, il Napoli è alla finestra, Casemiro, il Napoli è alla finestra. Ieri Bernardo Silva, il Napoli ci pensa. Allora, Bernardo Silva prende 10 milioni netti al City, 10 milioni netti, quindi dal punto di vista dello stipendio inarrivabile. Potresti fare un'operazione alla De Bruyne, la potresti fare l'operazione alla De Bruyne, ma devi accordarti col calciatore a uno stipendio molto più basso, punto primo. Poi dal punto di vista dell'età e dal punto di vista fisico io lo farei domani, cioè alla fine Bernardo Silva è un calciatore che ha avuto pochi infortuni in carriera e negli ultimi 5 anni, andando a vedere la sua cronologia appunto degli infortuni, ha saltato 6-7 partite tra nazionale e comunque club, quindi è integro, 32 anni da compiere, ovviamente quest'anno 31 anni adesso, ma li compierà in quest'anno solare, quindi calcoliamolo a 32. Dal punto di vista tecnico non vado nemmeno ad allargarmi, non si discute assolutamente. Bernardo Silva sarebbe un colpo da 90, molto più forse di un Modric al Milan, dello stesso De Bruyne magari non per caratteristiche tecniche o diciamo comparando i due centrocampisti, ma dal punto di vista dell'età e fisicamente come stanno e come sta il calciatore, perché come ho detto Bernardo Silva integro al 200% e sarebbe sicuramente un calciatore sì che infiamma la piazza e va a alzare il livello tecnico della rosa in maniera inevitabile. C'è questa situazione difensori o questa carambola di difensori che potrebbe diciamo scatenare il mercato estivo. Si è letta la notizia, buongiorno, l'Inter ci pensa perché l'Inter deve rimpiazzare un Bastoni che ha detto già sì al Barcellona. 70 milioni dovrebbero andare nelle casse dell'Inter e quindi l'Inter si potrebbe muovere per l'eventuale difensore. Opzionato Calafiori, ma l'Arsenal comunque fa muro per quanto riguarda il sostituire Bastoni ed è finito anche Buongiorno nella lista. Allora, Buongiorno c'è da dire, io ho recuperato il contratto
di Alessandro, 35 milioni più 5 milioni di bonus pagati dal Napoli. Il difensore firma un quinquennale a 2 milioni e mezzo all'anno con 70 milioni di euro di clausola rescissoria valida dal 2027 e solo per l'estero. Quindi i 70 milioni non valgono per chi si presenta quest'anno, punto primo. Poi se è una squadra italiana e non valgono a prescindere. Se diciamo il Napoli, per assurdo, questa notizia fosse vera e allora in quel di luglio l'Inter si presenta, voglio, buongiorno, benissimo. I 70 milioni della clausola almeno i 70 milioni della clausola per non andare a rinforzare o far partire un difensore che comunque ancora, a parte l'anno scorso, quest'anno tra infortuni c'è, non c'è, comunque l'abbiamo visto relativamente poco per quanto riguarda la continuità, e quindi tenerlo in rosa, un calciatore che ha voluto fortemente dai pagato fior di quattrini, secondo me sarebbe più giusto, ma credo che questa sarà la via e che la notizia comunque per andare a rinforzare la difesa dell'Inter sia più andare a mettere un tantino di zizzania tra le concorrenti, andando a pescare poi un difensore che ha una diretta concorrente, dici vabbè ci mettiamo anche lui nel calderone, piuttosto che una cosa molto più vera. Potrebbe anche essere più vera la situazione Calafiori, quindi Bastoni al Barcellona al 90% dovrebbe farsi come operazione, l'Inter deve comunque trovare un netto sostituto e Calafiori potrebbe essere la pedina giusta, anche se l'Arsenal credo che sotto appunto ai 60 milioni non scenda, visto quanto l'ha pagato e ciò che sta facendo e come si sta esprimendo il calciatore ex Bologna. Io sono consapevole del fatto che comunque nella sessione estiva finiranno un bel po' di calciatori sul mercato, il Napoli cercherà di uh, abbassare un tantino l'età media ma non la qualità della rosa. Ecco perché qualche colpo alla Bernardo Silva, e non dico Bernardo Silva per diciamo proprio Bernardo Silva, però qualche colpo trentenne affermato al limite a parametro zero bisogna comunque tenerlo in considerazione per tenere sì una rosa. Vai a svecchiare da altre parti, però devi tenere comunque in uno spogliatoio 4, 5, 6 calciatori che comunque dal punto di vista dell'esperienza sanno il fatto loro. Questo è il mio pensiero, ci sono riuscito a registrare questo contenuto e sono estremamente contento perché credevo di non farcela, visto come sto con la voce. Vi chiedo ancora scusa per il tono, speriamo di stare meglio domani e ritorniamo comunque su questa situazione nel caso ce ne sia bisogno. Forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.